Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per i primi 15-20 giorni di aprile. Vi ricordo che sono tendenze energetiche collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che vi spiega proprio come mettere insieme il messaggio dei 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per i primi 15-20 giorni di aprile 2022. Grazie. Wow! Amici del Toro, abbiamo la Torre. Cambi drastici in vista, io direi. La Torre quando arriva sempre per portare un po' di scompiglio. Potrebbe essere un crollo dell'ego, potrebbe essere il crollo di comunque un qualche tipo di stabilità che voi avete avuto fino adesso. Potrebbe essere che voi creiate questa torre, okay, che rompiate un qualche tipo di stabilità insomma, Andiamo a vedere gli oracoli che cosa vi dicono. Una carta per gli amici del Toro, per piacere, grazie. Okay, grazie. Essere imparziali e ripulire. Carta numero 38 e carta numero 21. Bene, queste 2 carte mi fanno proprio venire in mente il fatto che ci sia bisogno di essere imparziali, non tanto con gli altri, ma forse con se stessi. E il ripulire è proprio il pulire quello che non serve più, il lasciare indietro quello che realmente non ci fa più crescere, insomma. L'essere imparziali, è un po' anche come se volesse dire: cercate di vedere le cose da più che da un altro punto di vista, in modo più distaccato, e di pulire appunto quelle che sono le convinzioni, le credenze, quello che in realtà non è più vostro, che non vi serve insomma. Allora, abbiamo un 3 di coppe al contrario, un 9 di bastoni al contrario, la regina di denari al contrario, un 10 di spade. Allora sì, può essere che per qualcuno qui si tratti di quello che è un'amicizia o comunque un qualche tipo di legame. Abbiamo un 3 di coppe al contrario, quindi qui se generalmente il 3 di coppe può far riferimento alla celebrazione, in questo caso è proprio quello che mi verrebbe da dire potrebbe essere una rottura, un qualche tipo di rottura, no, può fare riferimento a quello che sono le amicizie o a un qualche amicizia un po' più intima, ecco, mettiamola così. Il 9 di bastoni, al contrario, mi dice che per certi versi vi siete un po' arresi, probabilmente questa regina di pentacoli fa riferimento a quello che, è diciamo l'essere impotenti da parte vostra davanti a questo tipo di avvenimento. Il 10 di spade mi parla di quello che è una forte sofferenza in questo momento, okay? Poi abbiamo anche il mago parla di quello che è un'azione, un inizio, un nuovo inizio potrebbe essere, perché giustamente avete la torre, quindi se, è vero che un qualche cosa finisce oh, ma guardate avete anche un 2 di coppe. Se è vero che qualche cosa finisce, è vero anche che qualche cos'altro inizia e difatti sono uno di fila all'altro, il 10 e l'1. Quindi c'è un nuovo tipo di compromesso, un nuovo tipo di azione atta a creare quello che è un compromesso, se vogliamo. Può anche semplicemente essere che si rompa per esempio un contratto e se ne crei uno nuovo. Diciamo che forse non è proprio quello che vi aspettavate perché, il 10 di spade comunque ce l'abbiamo, è un qualche tipo di torto magari subito che non va tanto giù.
E abbiamo anche il 3 di spade, quindi allora per qualcuno abbiamo 2 regine, una è capovolta e una è dritta. È come se mi parlano di cambio reparto, quindi è come se, qualcuno di voi volesse o avesse puntato a quello che è un determinato tipo di mansione, mentre invece, la nuova mansione che è stata assegnata è diversa da quello che ci si aspettava, però comunque è una mansione che, non crea, diciamo, neanche poi tutta quella grande soddisfazione, ecco perché la stesa finisce comunque con un 3 di spade. Potrebbe essere per qualcuno questa regina di bastoni proprio una persona con la quale si deve avere a che fare o si inizia una nuova relazione, un nuovo rapporto, okay? Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo qui queste carte per voi. Andiamo a spiegare queste carte. Spiegatemi il 3 di coppe per piacere, grazie. Okay, abbiamo un 10 di bastoni, un 8 di bastoni e un 8 di pentacoli che è caduto. Sì, qui si parla, fortemente di avete 2 e 8, eh. Ehm, C'è stato qualcuno che ha comunicato la fine perché avete anche un 10 di bastoni. Quindi c'è assolutamente la fine di un qualche tipo di relazione, di un qualche tipo di qualcuno probabilmente non si vuole più prendere determinate responsabilità lavorative o inerenti alla gestione del denaro, perché comunque avete un 8 di pentacoli, quindi sento che è riferito a un qualche situazione potenzialmente inerente al lavoro. Sì, probabilmente la torre fa riferimento a questa comunicazione che è stata fatta. Andiamo a vedere il 9 di bastoni al contrario, 8 di coppe, qualcuno se ne vuole andare o qualcuno se ne va o se n'è andato insomma, perché c'è l'8 di coppe ed è proprio la carta del ricercatore e un diavolo al contrario. Quindi, o se n'è andato o è stato cacciato. Andiamo a vedere la regina di pentacoli al contrario, perché sì, comunque abbiamo il diavolo al contrario. È come se fosse finita una sorta di schiavitù, eh. Cioè probabilmente tutto questo accumularsi di responsabilità, per voi era diventata una schiavitù, era diventato un peso troppo grosso. Quindi qualcuno ha mollato il colpo, come si dice in gergo. Wow, com'è volata. 2 di bastoni e la luna. Sento che è come se qualcuno avesse la sensazione di andare indietro invece che andare avanti. Però è una questione legata alla regina di denari, il fatto che non vi sentiate stabili, magari proprio da un punto di vista monetario, con questo cambio, ehm, di cui mi parla la morte, scusate, la torre. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un 5 di spade e di nuovo un 10 di denari. Sì, qui c'è qualche tipo di situazione allora per qualcuno fa anche riferimento, al fatto che potrebbe essere un fratello, un parente, un componente della famiglia, questo 3 di coppe al contrario. Magari per qualcuno potrebbe essere che diciamo si sta avendo quello che è un'azienda di famiglia e ci sono degli c'è stata una rottura, c'è stato un qualche tipo di situazione, che ha creato divisione, diciamo così, no, voi non vi sentite pienamente nel vostro potere personale, ehm, e comunque c'è la luna. La luna vi ricordo che parla di delle cose di quelle che sono un po' le proiezioni che si fanno, no, quindi il fatto che ci si crei aspettative, se poi non vengono soddisfatte queste aspettative non è colpa degli altri, è colpa nostra che ci siamo creati delle aspettative.
Però sì, questo 10 di spade sento che fa riferimento a un qualche tipo di o eredità, nel caso fosse una questione familiare, o un qualche tipo di gruppo lavorativo. C'è comunque, per molti può essere che ci sia stata una sorta di manipolazione all'interno, perché comunque ho sia il 5 di spade che il diavolo al contrario. Fatemi vedere il mago. 4 di bastoni, fante di pentacoli e la ruota della fortuna. Sì, si sta cercando di creare una nuova unione di tipo stabile, un nuovo contratto e qui lo vediamo, il nuovo compromesso, okay? Ehm, io sento che qui c'è qualcuno che fa un ragionamento del tipo: "Se se mi applico di più la cosa cambierà." Però vi dico che alla fine avete un 3 di spade, quindi non so quanto vi possa soddisfare questo tipo di pensiero e barra atteggiamento. Allora, andiamo con il 2 di coppe, abbiamo un 5 di scusate, un 6 di spade e un 3 di pentacoli. Sì, qui di nuovo sento che perché, diciamo così, si crei questo nuovo compromesso, questo nuovo accordo, questa nuova unione, si deve in qualche modo cercare di allontanarsi da determinati tipi di responsabilità, ce l'avevamo già qui e ce lo ripetono qua con il 3 di pentacoli. Bisogna allontanarsi da certe credenze, io trovo, da certe insicurezze anche. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 2 carte per la regina di bastoni, grazie. Abbiamo un 3 di coppe di nuovo al contrario e un 2 di coppe al contrario. Wow. Quindi di nuovo screzi. Guardate, io la sento un po' così. È come se ci fosse questa regina di bastoni, che non so chi sia, però, che fa in modo, diciamo così, crea quello che sono degli screzi, delle disarmonie, delle rotture, ehm, dei compromessi non armoniosi. È un po' una persona sento che mette zizzania in tutta questa questione. Spiegatemi il 3 di spade per piacere, grazie. Non so per quanti possa risuonare, scrivetemi nei commenti. 3 di spade spiegato dal mondo al contrario, dal 7 di denari al contrario, dal 9 di spade al contrario, dalla regina di coppe al contrario e dal 4 di pentacoli al contrario. Quindi assolutamente, quello che vi dico è che con tutte questi contrari, diciamo così, le energie sono un po' grippanti. Non c'è, il cambio probabilmente che voi qui con la ruota della fortuna vorreste, ehm, guardate per certi versi questo tipo di dolore vi risveglierà. Perché comunque c'è un 9 di pentacoli scusate, un 9 di spade al contrario, mi parla proprio di quello che è la fine delle ansie e delle preoccupazioni, okay? È vero che non vi sento proprio tanto in contatto con voi stessi, è vero che avete voglia, siete anche un po' impazienti di uscire da questa situazione, però questo tipo di, lasciare andare un po' i pensieri fa sì che si crei quello che è un non attaccamento. Il non attaccamento al risultato, piuttosto che al tipo di aspettativa o di proiezione che si aveva, fa sì che questo momento di sofferenza si diciamo così, passi un pochettino ehm, più velocemente, più facilmente, ecco. Okay, visto che nei commenti mi avete chiesto di dire anche qualche cosa sul flusso monetario, oggi andiamo a vedere qualche cosa sul flusso monetario, quindi andiamo ad estrarre qualche carta e vediamo cosa ci vogliono dire. Per il flusso monetario del toro, ok, andiamo a vedere, abbiamo consapevolezza, condivisione, esistenza e ricettività. Bene.
Allora, l'esistenza è un mago, è un arcano numero 1, quindi io sento che c'è, ci sarà, meglio detto, quello che è un nuovo tipo di inizio comunque, un nuovo tipo di azione atta a, diciamo così, aumentare il vostro flusso di abbondanza. Io credo che, alla fine non magari non è così per tutti, però non stiate poi così male, nel senso che comunque le cose, basiche sono soddisfatte, le vostre esigenze basilari nella vostra vita sono soddisfatte. Magari non ne avete, diciamo proprio così tanti, se vogliamo in abbondanza, però quello che sento è che avete la carta della condivisione, sento che siete persone generose, che comunque vi va di condividere, e per le persone che invece, non si ritrovassero con l'abbondanza di cui parlavo poco fa, è come se sentissi che, hanno una forte abbondanza di cuore, che poi alla fine è un po' quello, no, è l'abbondanza di cuore che piano piano crea anche l'abbondanza a livello materiale. Abbiamo l'esistenza, come vi dicevo prima, che scusate, è un mago, ehm, quindi c'è un inizio, c'è una manifestazione di un qualche cosa, è come se ci fosse un primo passo. Ecco, quello di cui vi consigliano, il consiglio diciamo così, o il riassunto, la carta finale della lettura è la ricettività. Quindi per certi versi state in ascolto, rimanete in ascolto. È come se, fosse solo questione di tempo, okay, avete bisogno comunque di ripulire quello che non vi serve più. Ripulire le energie che non vi servono più, lasciarvi indietro il dolore, connettervi qui vi ricordo che avete una regina di coppe al contrario, quindi avete bisogno di connettervi con quello che è il vostro lato emotivo. Per qualcuno sento che anche, mi dicono parlarsi bene, quindi parlarsi con amorevolezza. È un po' il diventare madri o padri anche, però in questo caso visto che è una regina direi più madri, di se stessi, okay? Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine. Io intanto vi chiedo di supportare il canale con un like, se comunque il video vi è piaciuto fino ad ora, se vi è risuonato, se v'ha aiutato, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di commentare o di condividere. Bene, ancora un messaggio per gli amici del Toro. Interiorizzazione. Qui si parla di portare dentro qualche cosa e direi che, mi parlano di nuovo di quella abbondanza interiore di cui parlavamo prima, okay, quindi sento che per qualcuno si tratta di interiorizzare il fatto che l'abbondanza appunto è interiore, non è tanto nell'esteriorità. Datemi ancora una carta per piacere, grazie. Diamo ancora qualche messaggio agli amici, grazie. Abbiamo perseveranza e qui vedete che c'è una fatina che comunque, sta disegnando un mandala, quindi è una sorta di meditazione, insomma fare i mandala ci vuole molta pazienza e molta costanza e molta, come dice la carta, appunto perseveranza. E ricerca. Qui si tratta di cercare qual è il centro, cercare di fare centro, di andare al centro in un certo senso. Quindi è un po' come se, per certi versi vi dicessero di andare al nocciolo del problema, di non mollare, okay? Anche leggendo queste 3 carte vedo che bisogna un attimino portar dentro quelli che sono gli insegnamenti di questa situazione, perseverare in quello che è magari il proprio sogno, il proprio obiettivo e cercare qual è il centro, qual è il nocciolo della situazione. Comunque la torre arriva per ripulire, la torre arriva per fare pulizia, normalmente questi cambi nella vita succedono proprio quando siamo in un periodo dove la situazione magari è un po' stagnante e non serve più per la propria evoluzione personale. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.